Quanti anni è che ti lavori con le api? Io so 9 anni. Si dice un apicoltore diventi apicoltore dopo 10 anni di mestiere. Ci sei quasi. Quindi ci so quasi. E nel giro di qualche settimana presenteremo i primi mieli delle ripi, no? Certo. Però ecco, siccome te sei alla fine l'uomo dietro questo barattolo. Noi siamo partiti con niente, siamo partiti con 13-14 anni, sciami, nemmeno famiglie. Hanno fatto il primo inverno, poi si sono allargate, le abbiamo cresciute, poi da quelli sciami abbiamo fatto ancora altri sciami. E adesso qualcosa abbiamo preso, abbiamo comprato e adesso siamo a quasi 100 famiglie e tutte quest'anno andranno in produzione. Qui ce n'è una parte, che l'altra parte sono l'altra parte è qua sopra e tra un po' faremo degli nuovi sciami appena arriva la primavera e manderemo 150 arnie per quest'anno in produzione. Anche il nostro è apicoltura con nomadismo, no? Giusto, noi si segue un po' le fioriture. Quindi sì, seguiamo le fioriture. Qui alle ripi, soprattutto una fioritura di 1000 fiori, no? Qua. 1000 fiori, qui abbiamo anche sulla e abbiamo una bellissima fioritura di edera, che è un miele molto particolare da fare. L'anno scorso si è fatto anche una tappa sulla miata, giusto? Castagni. Sì, no, il castagno noi è un miele che facciamo sempre, perché il castagno, innanzitutto abbiamo la miata qui che è vicina a noi ed è la salvezza delle api, perché se nella stagione non c'è stata... insomma non è piovuto, non c'è fioriture adatte, il castagno tendenzialmente fa sempre un sacco di polline, fa sempre un sacco di miele, quindi è sempre una salvezza. Poi ora stanno bottinando, guarda, cioè qualcuna stanno portando questi piccoli fiorellini che sono i primi fiori che sono aperti, le fioriture dei pruni, le fioriture delle calendule che so. Ora si vedono, eccoli qua, guarda se riesci a vederle. C'hanno il polline, vedi? Il cambiamento climatico è un nemico dell'apicoltura, molto più che dell'olivicoltura, della viticoltura, perché queste importano, poi ti arriva il freddo e non riescono nemmeno ad arrivare tante volte. Ecco, guarda, purtroppo questo è il caso specifico, no? Queste stavano arrivando col polline e non ce la fanno ad arrivare alla cassa perché è calata la temperatura e fa freddo. Allora, la mia idea di apicoltura è intanto un'apicoltura naturale, cioè cercare di non usare prodotti dannosi per le api, solo prodotti naturali. E poi la cosa bella dell'apicoltura che mi piace è che è uno dei pochi allevamenti in cui non c'hai da uccidere gli animali, non è come che alleva maiali, che alleva le mucche, che poi comunque le deve macellare. Le api no, devono star vive. E poi essendo animali utili per l'ecosistema, cioè, mi casa anche, mi sento anche un po' un paladino dell'ecologia in qualche modo, no? Faccio anche un qualcosa che è un volontariato verso l'ecosistema, come ne so, chi va alla Croce Rossa, io faccio volontariato verso l'ecosistema, cercando di tenerle in salute, cercando di cavalcare il cambiamento climatico che si sente. Enzo è uno dei più sì, no, uno dei più pessimisti. No, ma sai perché? Perché sono apicoltore e quindi lo vedo proprio direttamente. Con le api ce l'hai proprio a pelle, ce lo senti proprio il vento del cambiamento climatico, non è come gli altri che fanno che hanno altri campi dell'agricoltura. Nelle api proprio lo vedi, come hai visto ora, no? Io questo lo vedo, io le temperature le guardo tutti i giorni, perché a seconda della temperatura posso fare una lavorazione, un'altra lavorazione, so le api come si comportano, se importano, se non importano, se possono avere fame, se hanno le scorte. Quindi io tutti i giorni guardo nella macchina le temperature, so tutti i giorni le temperature e vedo da un giorno all'altro abbassare la temperatura di 10 gradi, cioè alzare la temperatura di 10 gradi. Quindi lo sento proprio per il mestiere che faccio. Vive in simbiosi con l'apicoltura e per quello sento
cambiamento climatico, perché per gli agricoltori è una cosa evidente. Ma spiegaci un attimo, perché chiaramente c'è un grosso lavoro fuori che dura tutto l'anno, comunque C'è un grosso lavoro che dura tutto l'anno e poi una volta che insomma le api hanno raccolto, e poi si fa il miele, ci sta il laboratorio nostro, si basetta. ti occupi tutto te, quindi al ciclo Sì, praticamente si fa. e zeno. Sì, con una mano di zeno che è utilissima Tanto il cambio è sparito. perché insomma quando c'è da invasettare, da fare il miele e anche tenere le arnie, il lavoro è tanto e quindi si pedala, ci sta anche la strumentazione che ci permette di fare molto lavoro buono e abbastanza rapido. Quindi ora questi vasetti, i primi vasetti del 2023 che usciranno fra qualche settimana, cioè diciamo le prime smielature fatte alle ripi, dal laboratorio delle ripi o alle arnie delle ripi. Cioè fa un evento. E per adesso facciamo nomadismo, ma non abbiamo tante varietà di miele, però Piano piano. a breve faremo molte più tipologie di miele. Andiamo in bacino. Molte più tipologie di miele perché è bello, perché a me mi casa, mi piace il miele, mi piace le fioriture, mi piacciono le piante, mi piacciono le api. No, le api non è che mi piacciono, io sono malato. La mia è proprio una malattia, mentre magari potare le olivi può essere una passione, o le api è una malattia, è un'ossessione, un po' come te col vino. Sogni una notte. L'ossessione è quella che è il motore è come vabbè, insomma. Vabbè, dai, quindi La vigna invece mi piace. La vigna mi piace. No, però dai, è un altro pezzettino di puzzle che si aggiunge al big picture delle ripi. Sì, molto importante perché permette l'impollinazione di tutte le piante che abbiamo alle ripi, dei frutti, di tutto, e protegge un ecosistema. Ora tocca aiutare le api a rientrare nelle casette che stanno Senti, è freddo, congelate. poverine, ma ti rendi conto? C'è lì. Ma guarda, Qui te qualcuno soffri, all'interno. te che davanti a queste cose qui proprio soffri. Sì, la noia, ma come fanno tanti noia che tornano a casa e le vedi che non arrivano nemmeno alla casa? Cioè, è come che cacchio ne so, va a fare la spesa e ti metti lì davanti all'uscio. Dio povero. No, è brutto. Cazzo, almeno entri in casa, mangi una valtegamino, ti Poi a un scali. metro dall'uscio. A un metro dall'uscio così, dai, ti rendi conto? Questa è la dura no, è vita di tremendo. un'ape nel mondo del climate change. Sì. Per fortuna c'è Enzo.